Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Stamattina -5. La prendiamo a ridere, eh? Diciamo che non ce ne facciamo più, non ce la facciamo più e quindi oggi cambiamo paese! e vai, lasciamo, non perché non ci sia piaciuto, la Bulgaria come la Romania ci è comunque piaciuta tantissimo, anche se l'abbiamo vista solo nel lato del Mar Nero, ma ci torneremo. Però abbiamo da portare avanti una mission molto importante. Quindi adesso intanto lasciamo questo parcheggio perché ci sono i lavori e non vogliamo essere d'intralcio. Ci spostiamo in un altro parcheggio qui vicino e poi facciamo gli ultimi preparativi per vi spieghiamo tutto. Eccoci qui ragazzi, dopo aver sistemato a modino, come si dice da noi, Charlie, pulito, rassettato, siamo pronti. Pronti per cosa? Meglio per dire per dove. Per dove? Allora, qualcuno di voi, chi ci segue ormai da tempo, avrà capito. Vi abbiamo detto che siamo prossimi a un confine, veramente sono 7-8 km, siamo qui. Abbiamo dormito qui volutamente per prepararci e ripeto, chi ci segue da tempo sa che l'anno scorso noi abbiamo fatto un bellissimo giro in una nazione che a noi è piaciuta tantissimo, che è la... Vediamo Turchia. Sei preparato? La Turchia! Però purtroppo poi ci sono stati, diciamo, dei motivi familiari che ci hanno richiamato a casa e abbiamo tagliato fuori per questione di tempo Istanbul, una delle tappe direi fondamentali. Esatto, quindi siamo qui in fondo alla Bulgaria, che più in fondo non si può, a 7-8 km dal confine turco. Ma non volete andare a fare un salto ad Istanbul? Io direi proprio di sì. Venite con noi, vero? Mi sembra chiaro. Chi non l'avesse visti, andate a vedere i video della Turchia. Abbiamo fatto tipo 3-4 mesi tra Turchia, Georgia e Armenia. Un giro pazzesco. Abbiamo visto bellissimo. Di tutto, con la neve, senza neve. Di tutto. Ce n'è capitate di ogni colore. Quindi veramente chi avesse perso questi video corra subito a vederseli. Sì, io ho fatto il preambolo perché magari ci sono delle persone che ci seguono da poco e non sanno, magari possono dire: ma perché andate solo ad Istanbul? C'è un motivo, appunto, il resto della Turchia l'abbiamo bene o modo, tutta impossibilissimo perché è veramente gigante, però gran parte l'abbiamo vista e quindi cioè, ci manca proprio quell'angolino, diciamo, di Istanbul. Non possiamo mancarlo. Oltretutto è qui vicino, sono quanto saranno? Qualche centinaio di chilometri, sì. Ora non mi ricordo il numero preciso, sì, ma insomma, però insomma è fattibile. Non è lontana. E quindi, visto che ci era piaciuta tanto, ormai vogliamo fare anche la ciliegina sulla torta. Però c'è da passare una dogana. Esatto, che non è una semplice dogana come tutte le altre, è una dogana fra uno Stato membro dell'Unione Europea e la Turchia che non lo è. Quindi comunque queste dogane sono sempre un pochino più impegnative. Oltretutto la Turchia è a cavallo tra Europa e Asia. Addirittura la città stessa di Istanbul si trova per metà nella parte europea e per metà nella parte asiatica. Credo sia l'unica città al mondo che ha questa caratteristica. Quindi insomma, per quello ci siamo un attimino preparati, abbiamo fatto un po' rifornimento, speso gli ultimi leva bulgari. C'era rimasto qualche soldino, qualcosa, abbiamo dato una pulita a Charlie. Avete visto che ci hanno fermato più di una volta perché Charlie comunque dà nell'occhio, furgone bianco chiuso, quindi siamo preparatissimi al fatto che ci faranno aprire, vorranno dare un'occhiata dentro. L'unica speranza è che non ci facciano smontare, sbucaltare tutto Charlie, perché non che abbiamo nulla da nascondere come sempre, ma ci staremo delle ore. E che non ci dividano al confine. Quello è successo, però a me hanno fatto fare la fila a piedi passeggeri e a Fede con il mezzo, però vabbè, quello poco male, abbiamo i nostri passaporti eccetera eccetera. Però andiamo a questo punto, passaporti alla mano. Passaporti ci sono, voi restate connessi, ovviamente riprenderemo dove potremmo riprendere, il resto abbiamo la dashcam, vediamo un po' come va a finire. Ma incrociate le dita se volete vedere Istanbul e mettete anche un like a fiducia. Ciao belli, ciao! E con questa bella immagine rurale salutiamo la Bulgaria che ci ha accolti. Chissà che mai ritorneremo,
Per ora abbiamo fatto la parte est, ci manca la parte interna, ma la rifaremo, la rifaremo. Hello, good morning. Passport control after caravan register. Ah, ok. Okay. Thank you. Siamo Entrati! in Turchia, ragazzi! Turchia bis! Appena arrivato l'SMS, benvenuto, anzi bentornato in Turchia. A noi ci ha scritto bentornato. Ragazzi, siamo troppo felici. Continua Il così. suono in diretta dell'SMS. Che bello! Ci è piaciuta tantissimo la Turchia. Non potevamo lasciarci scappare la parte, l'angolino che poi porta a Istanbul. Sì, la parte che ci manca. Perché di fatto andremo a Istanbul. Esatto. È chiaro. È chiaro, è dichiarato. Quindi ora usciamo dalla zona della dogana, ci fermeremo un attimo, ci sistemiamo. Abbiamo già impostato l'indirizzo della Turk Telecom perché la prima cosa da fare è la SIM. Ovviamente qui, non essendo più nell'Europa Unita, non abbiamo più i nostri dati in roaming e nemmeno la telefonia, la voce, quindi siamo proprio totalmente scoperti. Abbiamo sempre la SIM dell'anno scorso, però abbiamo letto che le SIM turistiche dopo 3 mesi scadono, quindi quella lì non è più valida. Ne faremo una nuova. Una cosa importantissima: quando entrate in questi paesi disattivate i dati del telefono, perché se no, il telefono vi si connette anche solo 1 mega, sono tipo sì, 50 euro al megabyte. Sono dolori. Quindi è tosta. Infatti abbiamo disattivato anche i dati e niente, quindi in questo momento siamo scoperti. A volte ci chiedete, ma se non rispondete subito non siete presenti, perché capitano viaggiando anche queste cose, ci sono questi buchi di connessioni, purtroppo non riusciamo ad essere sempre raggiungibili. La cosa bella è che il doganiere, l'ultimo, ci ha già chiesto: italiani vero? Italiano vero? Ha fatto Federico, italiano vero? Italiano vero. E noi abbiamo fatto italiano vero. Toto Cotugno, lui si è messo a ridere. C'è da dire, ragazzi, che i turchi sono simpaticissimi e super accoglienti anche in dogana, veramente molto carini. Quindi abbiamo fatto prima l'uscita dalla Bulgaria, ma anche il doganiere bulgaro è stato simpatico, ha fatto una battuta, mentre i turchi ovviamente sono stati accoglienti, hanno voluto vedere perché controllano, però insomma li vedi col sorriso, insomma, ecco, questo ci fa piacere. E poi abbiamo rincontrato Ataturk, Ataturk che ci ha dato il benvenuto. Ora manca solo il canto tipico del muezzin nella sì, moschea. Ma ancora non abbiamo visto la prima moschea. No, ma vedrà che c'è poco. Ora ve la inquadriamo la prima moschea e vedremo. State collegati. Felice? Come la Pasqua. Ma soprattutto Charlie è felice. Charlie. Sì. Anche perché ora Charlie verrà del diesel ancora più economico. Ecco. Perché qui costa meno, ragazzi. Anche noi siamo felici su questa cosa, dobbiamo dirlo. Ma ti rendi conto? Prenderemo di nuovo il chai, più tanti gustosissimi burek e tutto quello che può venire. Bellissima. Io già mi immagino. Io voglio mangiare di nuovo la pizza turca, quella buonissima. Pida. La pida, buonissima, ragazzi. O pide, ora devo ripassare.
Lapide o Lapida, ora non mi ricordo, però è quella, è buona. Istanbul 230 km, eccola là. La prima tappa è la città di Kirkareli, dove abbiamo individuato il negozio di telefonia per fare la SIM. Però ci potremmo fermare anche prima perché abbiamo fame Pranzo. e appena troviamo un posto dove fermarsi ne approfittiamo. E non vi abbiamo detto anche una cosa importante, ragazzi, che entrando in Turchia l'orologio si mette un'ora avanti, quindi non è l'ora di pranzo adesso, è passata l'ora di pranzo. Però fa più buio più tardi, abbiamo un'ora di luce in più, ma le nostre premiere noi le vedremo alle 11 di sera. Esatto. Quindi anche per questo doppio like. Doppio like, mi raccomando, perché da voi sono le 21 e qui saranno le 23 più 2, però siamo felici uguali. E comunque ci fa piacere essere in premiere e ci saremo. Sempre che riusciamo a fare la SIM, perché sennò non ci vedete più. Ormai siamo veterani. Arriviamo nella civiltà, ragazzi, e là c'è la prima moschea. Non si vedrà perché la GoPro purtroppo non fa vedere bene in profondità. Intanto ce ne abbiamo altre due davanti. Ma infatti 2 minareti laggiù, con la bandiera ovviamente della Turchia. Prima città turca, ragazzi, siamo a Kirkareli. E ora la moschea. Moschea, ciao! Siamo nel pieno centro del caos totale. Nel caos. Che bellezza, la caos moschea. turco. Sì, il caos turco ci mancava. Guarda questo. Guarda il cibino di Ho strada. visto lo street food turco. Wow, tutte le bancarelle, la roba impossibile e immaginabile fuori, appesa fuori dal negozio. I supermercati, il SOC, la BIM, la 101. Che forte. Probabilmente siamo passati nel corso centrale, però vabbè. Ripetiamo, siamo senza navigatore, senza dati, quindi stiamo andando un po' così, come si dice, proprio alla cieca. Ed è il primo canto del muezzin, è arrivato! Eccoci ragazzi, eccoci. Non è un pranzo turco, nel senso che non ci sono prodotti turchi, ma è un pranzo turco perché siamo in Turchia. Esatto, è un pranzo italiano alla fine. 2 piatti di pasta e passa la paura. Sì, ora abbiamo preso il primo parcheggio che abbiamo trovato, ci siamo fermati e si è preparato. Poi con calma ora si preleverà, si farà tutto quello che dobbiamo fare. Intanto buon appetito. Deve ragionare, se buon no. appetito. Io già mi sogno il primo burek, il primo chai. Ci vediamo dopo. E dopo il pranzetto veloce siamo di nuovo su terra turca. On the road. On the road. Ora facciamo 2 passi e cerchiamo quello che ci serve. Guardate qui che mezzi. Ci sono questi ometti che raccolgono tutta la carta, i cartoni. Non è maiale. Qui i maiali non ci sono, troviamo solo i vitelli. Abbiamo fatto pochi metri ragazzi e siamo subito stati avvolti da una vitalità che ci è mancata per un po'. Sì, ci piace. Il clima turco ragazzi è spettacolare. Vedi delle cose che puoi trovare solo in Turchia. Solo in Turchia non trovi, saprei sì, come sì. altro descrivere. Sono passati dei ragazzi a cavallo con i carretti,
poi ci sono i venditori per strada, Di tutto di più. passa la gente col chai, tutte queste botteghe che vendono di tutto, è un mondo tutto a sé. Ecco Ataturk! Non poteva mancare. Abbiamo ritrovato il negozio di telefonia, ora andiamo a fare la SIM, ragazzi. Eccola qua, la Turk Telecom. Ragazzi, siamo connessi, SIM fatta. Sì, esatto. 50 giga, poi useremo anche wifi gratuiti. Un po' Ma cara. un po' cara. Ce la ricordavamo un po' più economica. Senta. Oddio, Però ora in mi seccolano. Turchia anche l'altra volta c'è stato il Toto SIM. Ogni volta l'abbiamo fatta tipo per 3 mesi. Sì, è vero. Ogni mese cambiava il prezzo. Abbiamo speso 40 euro per la durata di un mese con 50 giga. Ora andiamo a prelevare. E ora abbiamo preso anche soldi, abbiamo prelevato 3.000 lire. E che ci compro con 3.000 lire? No, 3.000 lire equivalgono a un'ottantina di euro, 83 per la precisione. Sì, al cambio sì. Vabbè, iniziamo con questi, poi vediamo, insomma, i bancomat se ne trovano, quindi sono sempre a portata di mano, quindi non ci sono problemi. Diciamo che più o meno abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto. Manca un po' di spesettina. Ora facciamo qualche piccola compera. Il pane, le cose fresche, Qui diciamo. c'è anche il fruttivendolo, prendiamo un po' di frutta fresca. Sì, vediamo quello che troviamo. Cercheremo di comprare dai chioschetti, dai banchetti improvvisati, dagli apetti, quello che si trova. Anche perché qui in Turchia è molto facile e poi hanno di tutto, cibo buonissimo. Prezzi più bassi del supermercato e a volte molta più, anzi senza a volte, molta più scelta dei supermercati. E in più aiutiamo la piccola Economia locale. Il mandarino. Mandarino, si fa la prova. L'assaggia, buono? Profumatissimo. Facciamo 1 chilo di mandarini al signore. Guardate ragazzi, abbiamo speso le prime 50 lire. 1,50 €, 1 chilo di mandarini. Ce l'ha fatta assaggiare, dolcissimo. Buonissimo ragazzi. Poi ci ha ringraziato mettendosi la mano sul cuore come la maggior parte dei turchi. Teşekkür ederim. Troviamo anche i primi bazar, i primi negozi che vendono tutti i prodotti di marca, che però non sono di marca. È il festival del taroccato, ragazzi. Sì, guardate, felpe dell'Adidas a 2 euro, di tutto e di più. Facciamo una bella passeggiata nel centro di questa piccola cittadina. Che poi a mio avviso tanto piccola secondo me non è. Ma perché è caotica? Però non è proprio un paesotto, è una bella città. Però qui in Turchia non ti rendi mai conto della grandezza, perché c'è casino in periferia come in centro, da tutte le parti. Esatto, qui c'è un'altra statua che come minimo è anch'essa di Ataturk. Vedrai. Guarda quanti cani. E poi è vero, troviamo tanti cani. Tanti amici pelosetti. Siamo piombati nel corso principale, pieno di gente, tutti che ci guardano perché vedono due con la GoPro che vanno in giro, noi non diamo mai nell'occhio. No, ma più che altro pieno di vita. Pieno di vita, è bellissimo. Ci vuole un attimo di, come dire, per rientrare nella modalità turca, perché c'è un'energia, no? Sì. E effettivamente è travolgente, suoni, colori, gente, chi urla per la strada, e quindi ci vuole un attimo per rientrare nella modalità. Infatti ci sentiamo un po' frastornati. Siamo un po' frastornati. Come dentro una centrifuga. Esatto. Perché negli altri paesi, sia in Bulgaria che in Romania, non era così, era tutto più tranquillo, più modalità pacata. Ma a noi piace, A noi piace tantissimo. Non sto dicendo che non piace, però il passaggio è stato un po' brusco.
Ne è rimasto uno solo perché l'altro l'abbiamo preso noi insieme ad una bella pagnotta di pane. E abbiamo speso 60 lire turche. E lungo il viale troviamo tutte le foto di Ataturk. Mamma. Da tutte le parti, È impressionante. Non ci ricordavamo quanto fosse venerato, ma ce lo siamo subito ricordati appena entrati. È una roba incredibile. Guarda qua che dolci. I sacchetti aumentano. Oggi ci siamo dati alle pazze spese. Stiamo tornando da Charlie, ma nel frattempo c'è l'UFO di Independence Day sopra la nostra testa. Questo nero, guardate, guardate il cielo dietro. C'è un tramonto pazzesco. Ora ci vedete poco a noi, però vi garantiamo che è una meraviglia. Buongiorno! Ciao! Meglio dire ciao più che buongiorno. Ciao! Ci siamo spostati, abbiamo lasciato la città dove abbiamo dormito stanotte. Kirkareli. Abbiamo tagliato in due questa fettina di Turchia e siamo arrivati sul mare di Marmara. Tutta zona rurale, campi, campi, campi e anche un po' di campi. Il tutto senza sole, perché oggi il sole ci ha un po' abbandonato. Vabbè, ci siamo noi il sole. Siamo noi che portiamo noi il sole. Falsa modestia. Comunque siamo arrivati nella città di Tekirdağ, se lo pronuncio bene. Abbiamo fatto l'acqua, siamo in questo parcheggio fronte mare. Ora facciamo uno spuntino veloce. Sì, abbiamo l'ora di pranzo ci sì. sta. Abbiamo fatto il pieno di diesel. I prezzi qui oscillano in euro, tradotti in euro, da 1,09 € a 1,25 €, poco più. Noi l'abbiamo messo una cifra media. A 1,20 per la precisione. Sì, 1,20, quindi buono, abbiamo fatto il pieno. Buono, sì. In Italia lo trovate a 1,20, dite la verità. Infatti ora svuotiamo anche il serbatoio dell'acqua e lo riempiamo di diesel. Mamma mia, sarebbe da fare veramente. Sì. E quindi niente, ora mangiamo e poi cerchiamo un posto dove passare la giornata, perché ora vogliamo un po' rallentare. Oggi la giornata non è delle migliori. Nei prossimi giorni aspetteremo che il meteo si ristabilisca un attimo, perché ha messo delle giornate di sole e poi andremo verso la cittadona, ovvero Istanbul. Che sono 100 km, sì, poco più. Però va vista un attimino, almeno la speranza è di vederla con il sole, poi le variazioni del meteo non le possiamo sapere, però insomma ci piacerebbe vederla con un po' di sole. Quindi visto che non abbiamo poi fretta aspetteremo, insomma qui nella costa
ci gustiamo questo mare di Marmara, il mare chiuso, ma pur sempre un È mare. sempre il mare. Poi oggi siamo un po' frastornati perché col cambio del fuso orario, perché qui abbiamo, come già detto, Sì. un'ora in più di sole, quindi per le giornate sono più lunghe. La mattina però fa buio, è più buio la mattina quando ci si Sì, alza. sì, è un po' diverso, e poi frastornati, come vi dicevamo ieri, anche per questo bel caos. E sottolineo bello perché poi di fatto è coinvolgente, però è un attimino, insomma, ci vuole un attimo di tempo per abituarci, sì, al caos delle cittadine o città della Turchia. E poi anche le temperature, ultimamente una mattina ci si alza a -5, il giorno Sì, dopo mamma mia. a +5, infatti stanotte abbiamo anche avuto quasi caldo, Sì, ci sono abbiamo stati avuto senza quasi. 10 gradi di differenza rispetto a ieri mattina. Quindi un giorno ci vedete tutti bardati, cappelli, sciarpa qui fino al naso, e un altro giorno ci vedete più leggeri senza giubbotto, cioè non si capisce veramente niente, c'è un'oscillazione, però prendiamo quello che viene e va bene. Comunque le temperature oscillano sempre tra i 0 e i 10 gradi, poi Sì. qualche giorno può esserci qualche grado in più, però insomma dai, non ci lamentiamo. No, che non ci lamentiamo. Ora mangiamo e poi se ne riparla. Esatto.